Salve a tutti, sono Melissa e benvenuti ad un nuovo video! Che dire, in questo momento dovrei stare sui libri a studiare invece di stare qui a registrare un video, però davvero non mi va. Quindi facciamo un nuovo video su uno degli argomenti più classici di BookTube, vale a dire i miei libri preferiti. Ci sono molti classici per ragazzi che ho adorato e che potrei includere nella lista dei miei libri preferiti, ma mi rendo conto che molto spesso questo è dovuto soltanto al fatto che da bambina li ho veramente adorati e che adesso a ripensarci mi riportano dolci ricordi di quel periodo. Quindi ho preferito escluderli da questa lista, ma ne nominerò soltanto due che trovo che siano quelli più importanti e che hanno segnato di più la mia infanzia, ovviamente in modo positivo. Il primo è un libro che ho già citato nella mia BookTube Newbie Tag, vale a dire La piccola principessa di Frances Burnett. Chi ha visto quel video sa già che questo è il primo libro che ho letto in tutta la mia vita e che l'ho riletto almeno una ventina di volte. La storia, per chi non la conoscesse, racconta di Sarah Crewe, una bambina che viene lasciata in un collegio dal padre che deve andare in guerra. Lei è una bambina molto intelligente e fantasiosa ed è molto amata da tutti coloro che le stanno intorno. Il suo passatempo preferito è usare l'immaginazione per inventare storie e proprio la sua immaginazione sarà la sua risorsa più preziosa quando si troverà ad attraversare alcuni momenti difficili. È una storia molto dolce e commovente che segue questa ragazza dal carattere forte e che può essere di grande ispirazione per tutte le bambine. Se non volete leggere il libro, potete cercare il film disponibile anche su Netflix, il quale però ha alcune differenze rispetto al libro che adesso non vi andrò a spiegare per non rivelarvi cose che potreste considerare spoiler. Il secondo libro che andrò a citare sono Tutte le fiabe di Luigi Capuana. Purtroppo non ho più una copia di questo libro perché da piccola lo lessi talmente tante volte che l'ho completamente distrutto. Anche questo libro è stato citato nella mia BookTube Newbie Tag ed era esattamente il libro che non volevo leggere perché era senza illustrazioni. E invece poi l'ho amato alla follia. Questo libro, come si può intuire benissimo dal titolo, è un libro di fiabe, ma non sono le solite fiabe Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata. Sono delle fiabe molto originali che da bambina mi avevano colpito tantissimo. E sono davvero contenta che alla fine mia sorella mi aveva convinto a leggerlo, perché davvero è sicuramente uno dei miei libri preferiti e anche adesso proverei un grande piacere nel rileggerlo. E con questo abbiamo finito i libri che considero i miei preferiti per i bei ricordi dell'infanzia che portano con loro. Andiamo a vedere invece i miei libri preferiti adesso, cioè quelli che ho letto durante la mia adolescenza e dopo. Vorrei cominciare con Jane Eyre di Charlotte Brontë. Questo libro è un classico vittoriano, ambientato quindi nell'Inghilterra della metà del 1800 se non vado errata, e segue la vita di Jane Eyre, che è un'orfana che durante la sua infanzia e durante la sua vita ha dovuto attraversare molte avversità. Questo libro mi ha colpito profondamente, l'ho letto quando avevo circa 12 anni e non mi aspettavo che mi potesse piacere così tanto. Jane Eyre è una protagonista forte che crede in se stessa e nelle sue abilità, anche se praticamente si può considerare un romanzo d'amore un po' alla stregua di Orgoglio e Pregiudizio. Molti, quando devono parlare dei propri libri preferiti, citano Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. A me personalmente quel libro non ha fatto impazzire. Lo andai a leggere come conseguenza di aver letto Jane Eyre, perché mi ero interessata alla lettura di romanzi del 1800 e Orgoglio e Pregiudizio ovviamente è uno dei titoli più famosi
della letteratura di quell'epoca, ma lo trovai molto differente da Jane Eyre. Penso che Jane Eyre abbia uno stile di scrittura molto più avvincente, molto più veloce. La storia di Jane Eyre, in confronto a quella di Orgoglio e Pregiudizio, ha saputo catturarmi molto di più e l'ho trovata molto più avvincente. Rimanendo sul tema Jane Eyre, vorrei nominare La bambinaia francese di Bianca Pizzorno. Questo non sarebbe rientrato nella lista dei miei libri preferiti se non fosse per il fatto che è praticamente un retelling di Jane Eyre. Bianca Pizzorno è un'autrice italiana che ha scritto molti libri per ragazzi, quindi immagino che anche questo libro si trovi negli scaffali di libri per ragazzi e non magari in quelli di narrativa generale. Però resta il fatto che è un retelling di Jane Eyre, dove tutti i ruoli vengono presi e messi completamente al contrario, la storia è narrata da un punto di vista completamente diverso, e quando andai a comprare questo libro non ne avevo la più pallida idea. Soltanto quando, dopo aver comprato il libro, perché probabilmente l'avevo comprato soltanto perché avevo letto Parigi 1832 e quindi era ambientato nel 1800 e quindi lo volevo assolutamente, soltanto quando andai a leggere poi tutto il resto iniziai a sospettare che avesse dei legami con Jane Eyre, e nella lettura questo mio sospetto venne confermato. Questo libro mi è piaciuto tantissimo e non lo considero tra i miei preferiti semplicemente perché quelli che considero i miei preferiti sono proprio su un altro livello rispetto a tutti gli altri. Comunque questo è un libro bellissimo, e se vi è piaciuto Jane Eyre vi consiglio di andare a dare un'occhiata anche alla bambinaia francese e di non lasciarvi influenzare dal fatto che potrebbe essere categorizzato come un libro per bambini o per ragazzi. Non mi addentrerò oltre nella spiegazione di che cosa potrete trovare in questo libro, perché già solo il fatto che vi abbia detto che è un retelling di Jane Eyre credo che sia abbastanza. Questo perché voglio che se andrete a leggere questo libro possiate apprezzare appieno le nuove prospettive che apre sul romanzo della Brontë. Il prossimo libro di cui vorrei parlarvi è Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami. Questo libro l'ho letto relativamente di recente, credo quest'anno o sul finire dell'anno scorso, non ricordo. Chi ha già letto qualcosa di Haruki Murakami può avere presente quale sia il suo stile di scrittura, che io personalmente trovo molto particolare e bisogna saperlo apprezzare. I libri di Murakami non sono quel genere di libri che divori in una serata. Io solitamente quando leggo libri di Murakami devo fermarmi quasi dopo ogni capitolo per assorbire tutte le diverse sensazioni che riesce a trasmettermi, assorbire veramente tutto quello che è stato rivelato in quel capitolo. Non saprei esattamente come descrivere lo stile di scrittura di Murakami. Molto spesso ci si ritrova a vagare in un mondo onirico e denso di immagini e di sensazioni, ed è davvero molto particolare. È difficile riuscire a descrivere di cosa parla questo libro. Dirò che principalmente segue due differenti personaggi: un ragazzo quindicenne che è fuggito da casa e che si fa chiamare Kafka, e un uomo di mezza età di nome Nakata. È veramente difficile riuscire a spiegare esattamente di che cosa parla. Più che altro questo libro è un'immersione totale nelle vite di questi personaggi, e ogni capitolo lascia delle informazioni che vanno ad incastrarsi con i capitoli seguenti, e alla fine del libro avrai un'immagine d'insieme che non per forza sarà chiarissima, perché Murakami non spiega mai esattamente che cosa è successo. Perché Kafka sulla spiaggia mi è piaciuto così tanto? Non saprei esattamente come spiegarlo. Ho comprato questo libro per il mio interesse per il Giappone, sto anche studiando giapponese all'università, quindi sarà il mio indirizzo di laurea. Quindi ovviamente tutta l'ambientazione, tutto l'aspetto culturale, eccetera, sono tutte quante cose che già mi interessano di principio. E il cane continua ad abbaiare, scusate. Questo libro è talmente particolare e strano e profondo, e ci sono delle scene che veramente ho fatto fatica a leggerle perché non si risparmia nella descrizione di scene. Ci sono state alcune scene crude e non è esattamente per i lettori più
tra virgolette deboli, che non sopportano scene più esplicite, diciamo. E in particolare in questo libro c'è stata una scena che mi ha fatto veramente stare male e ho fatto fatica ad andare avanti, ma nonostante questo l'ho trovato comunque un bellissimo libro ed è sicuramente uno dei miei libri preferiti. Cambiando completamente genere, un altro mio libro preferito è Radici di Alex Haley. Io ho una copia di questo libro, ma non so dove l'ho messa. Sicuramente è in una delle altre librerie, sepolta dai mille altri libri che sono lì dentro. Questo libro me l'ha consigliato mia madre e avevo iniziato a leggerlo perché stavo facendo la 2015 Book Challenge di Pop Sugar e uno dei prompt diceva di leggere un libro consigliato dai tuoi familiari. Quindi l'avevo iniziato a leggere senza sapere assolutamente niente della trama o altro. Radici segue la storia di più generazioni della famiglia di Kunta Kinte, un ragazzo africano che è stato catturato nella sua tribù d'origine e portato in America nelle piantagioni di cotone. La storia segue le varie vicende di Kunta Kinte e dei suoi discendenti, a partire circa, se non ricordo male, dalla fine del 1700 fino alla metà del 1800, quando c'è stata la guerra di secessione e quindi l'abolizione della schiavitù in America. Tutta la famiglia di Kunta Kinte è accomunata da questo profondo orgoglio per le proprie origini e per i propri antenati, che vengono raccontati di generazione in generazione, per portare sempre avanti il ricordo della loro origine, della loro provenienza. E è un libro diverso da quelli che leggo di solito. In effetti, a parte Via col vento, credo sia stato il primo libro ambientato in quel genere di situazione e Via col vento oltretutto è visto dal punto di vista di un bianco, mentre al contrario Radici è tutto narrato dal punto di vista di coloro che sono stati resi in schiavitù. È decisamente un bellissimo libro che vi consiglio e spero che possiate trovarlo avvincente quanto l'ho trovato io. L'ultimo libro di cui vi vorrei parlare è Il dardo e la rosa di Jacqueline Carey. Di questo non ho una copia fisica, l'ho letto sul mio Kindle, ma ho assolutamente intenzione di comprarlo non appena ne troverò uno in libreria. In realtà questo non è uno stand-alone, ma è il primo libro di una trilogia. Voglio comunque nominarlo tra i miei libri preferiti in quanto il primo libro mi è piaciuto 10 volte di più degli altri due libri, nonostante anche gli altri due libri siano stati bellissimi e mi siano piaciuti davvero tanto. Il primo lo trovo veramente su tutto un altro livello. La storia è ambientata in Terre d'Ange, una sorta di Francia di un universo alternativo. Gli abitanti di questa terra sono discendenti del beato Elua e dei suoi compagni, quindi hanno tutti quanti una discendenza divina e questo rende tutti gli abitanti di questa regione incredibilmente belli. Il precetto del beato Elua è ama a tuo piacimento, quindi in questa regione ogni forma di amore è vista come la più grande meraviglia ed è una società in cui anche le cortigiane, le prostitute, non sono relegate ai margini della società. Questa trilogia segue le vicissitudini di Phèdre, una bambina che era stata venduta alla corte della notte, cioè al mondo delle cortigiane, e che viene più tardi, tra virgolette, adottata da un protettore, ben addestrata alle arti della segretezza e dello spionaggio. Inoltre lei è una anguissette, cioè è una ragazza che prova piacere nel dolore. In questo libro ovviamente ci sono delle scene di sesso esplicite, ma io trovo che siano completamente integrate nella storia e che non diano assolutamente fastidio nella lettura. Però se voi non vi trovate a vostro agio nel leggere questo genere di scene, allora forse questo libro non fa per voi, anche perché ci saranno delle scene di violenza, essendo la protagonista una anguissette e quindi provando
piacere nell'essere sottomessa e nel provare dolore. Comunque la storia è molto più di questo e l'autrice ha saputo veramente costruire un universo bellissimo che mi ha davvero catturato e mi ha fatto appassionare a tutti gli aspetti della politica e della cultura Angeline e non solo. E con questo ho finito di presentarvi i miei libri preferiti. Penso che grazie a questo video siete stati in grado di conoscermi molto di più e già potete essere capaci di inquadrare meglio i miei gusti, quello che mi piace e quello che non mi piace. Una cosa che ho adorato di Il Dardo e la Rosa è la lunghezza. Credo che siamo sulle 1000 pagine ed è stato bellissimo perché non finiva più ed è veramente wow, perché io ogni volta che inizio a leggere un libro in 2 giorni l'ho finito ed è una cosa che mi spezza il cuore. Invece questo libro non finiva più e mi sono goduta le avventure di Fedra per più di una settimana, il che è una cosa davvero incredibile, specialmente visto che si tratta di un libro che mi è piaciuto e che ho praticamente divorato, passavo le giornate a leggerlo. Farò un altro video per quanto riguarda le mie serie preferite, perché ritengo che al contrario degli stand-alone, nelle mie serie preferite siano stati tutti i libri nell'insieme a far sì che entrassero a far parte della cerchia dei miei preferiti. Spero che questo video vi sia interessato e che qualcuno dei libri che vi ho nominato abbia catturato il vostro interesse, e se avete letto questi libri e volete condividere le vostre opinioni commentate qui sotto. Fatemi sapere anche se qualcuno di questi libri ha colpito la vostra attenzione e se volete provare a leggerlo. Ci vediamo al prossimo video!